Ciao a tutti e benvenuti su Italian Podcast. Io sono Luca. E io sono Marta. Che bello avervi qui anche oggi. Se è la prima volta che ci ascoltate, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e soprattutto lasciare un commento. Sì, proprio un commento. Ci aiuta tantissimo a crescere e a creare nuovi episodi ogni giorno. Esatto, perché qui su Italian Podcast trovate nuovi episodi tutti i giorni, pensati per farvi migliorare l'italiano in modo naturale, semplice e anche un po' divertente. Oggi vi accompagniamo in un viaggio molto utile. Un viaggio nella vita reale in Italia. Oggi impariamo come prendere un appuntamento in diverse situazioni. Dal medico di base, al dentista, dal meccanico, all'avvocato, fino alla banca, alla posta, al veterinario, al ristorante, all'elettricista, all'agenzia del lavoro, persino al servizio clienti di un operatore telefonico. Sì, insomma, tutte quelle telefonate che un giorno dovrete fare. E lo sappiamo, telefonare in una lingua straniera può essere difficile, a volte anche stressante. Per questo oggi parleremo in modo semplice, naturale, e vi faremo sentire frasi utili da ripetere con noi. Magari a volte rallenteremo per aiutarvi con la pronuncia, soprattutto delle parole un po' più difficili. E infatti, la prima parola difficile di oggi è appuntamento. Ripetete con noi lentamente. Appuntamento. Bravissimi. Già, il famoso medico di famiglia. In Italia tutti ne abbiamo uno, ed è il primo punto di riferimento quando non ci sentiamo bene. E allora facciamo finta che io sia un paziente che chiama lo studio medico, e tu, Marta, sei la segretaria dello studio. Preparati a fare la voce professionale. Va bene, voce da segretaria professionale attivata. Pronti? Ripetete le frasi importanti, prendete nota e soprattutto rilassatevi. È un esercizio, serve per imparare. Iniziamo. Pronto, buongiorno. Studio medico del dottor Rossi. Buongiorno. In cosa posso aiutarla? Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi e vorrei prendere un appuntamento con il dottore. Certamente, signor Bianchi. Per quale motivo desidera l'appuntamento? Niente di grave, è solo un controllo. Va bene, un controllo. Vediamo. Il dottore è disponibile giovedì alle 10 oppure venerdì alle 16. Quale preferisce? Giovedì alle 10 va bene, grazie. Perfetto. Mi conferma il suo numero di telefono? Sì, certo, 347-1541. Perfetto. Appuntamento fissato per giovedì alle 10. Ricordi di portare la tessera sanitaria. Sì, va bene. Grazie mille e buona giornata. A lei. Arrivederci. Ecco, questa è una telefonata tipica allo studio del medico di base. Notate alcune frasi importanti, utilissime. Vorrei prendere un appuntamento. Per quale motivo? È disponibile. Giovedì alle 10 va bene. Mi conferma il suo numero di telefono? Porti la tessera sanitaria. Queste frasi sono davvero comuni. In Italia le sentirete spesso. E se qualcosa non si capisce al telefono, non c'è problema. Potete sempre dire. Può ripetere, per favore? Perfetto. Ora che abbiamo finito con il medico di base, passiamo a un altro appuntamento molto comune. Il medico specialista. Oggi abbiamo un sacco di situazioni utili, quindi restate con noi e continuate ad ascoltare. E ricordate, se vi piace questo video, lasciate un mi piace e scriveteci nei commenti in quale situazione volete esercitarvi di più. Adesso passiamo alla seconda situazione della giornata, un appuntamento con un medico specialista. In Italia, per uno specialista, si può chiamare direttamente lo studio oppure si prenota tramite il centro unico di prenotazione. Sì, il centro unico di prenotazione è una parola importante. Perfetto. Ora facciamo una chiamata tipica. Io sarò il paziente e tu, Marta, sarai l'operatrice del centro unico di prenotazione. Centro unico di prenotazione dell'azienda sanitaria. Buongiorno. In cosa posso aiutarla? Buongiorno, vorrei prenotare una visita specialistica. Certamente. Per quale specialista? Vorrei una visita dal dermatologo. Va bene, una visita dermatologica. Ha la ricetta del medico di base? Sì, ce l'ho. Il codice è questo. Perfetto, grazie. Allora, vedo disponibilità il 12 maggio alle 9:30,
oppure il 20 maggio alle 15? Quale preferisce? Il 12 maggio alle 9:30 va benissimo. Perfetto. La visita si svolgerà presso l'ambulatorio 3, in via Verdi 25. Ambulatorio 3, via Verdi 25. Perfetto. Ricordi di portare la tessera sanitaria e la ricetta medica. Ripetiamo. Tessera sanitaria. Ricetta medica. Va bene, grazie mille per l'aiuto. Grazie a lei. Arrivederci e buona giornata. Come avete sentito, per prendere un appuntamento con uno specialista ci sono alcune parole fondamentali. Ricetta del medico. Visita specialistica. Disponibilità. Ambulatorio. Dermatologo o cardiologo, ortopedico, eccetera. Sì, e la frase più utile è: vorrei prenotare una visita. Bravissimi. Ora, continuiamo il nostro viaggio nella vita reale in Italia. La prossima situazione è molto diversa. Prenotare un appuntamento da un avvocato. E sì, a volte serve anche quello. Non andate via, perché questa telefonata è piena di frasi utilissime per parlare in modo formale. Eccoci arrivati a una situazione un po' diversa dal medico. Quando si chiama uno studio legale, il linguaggio diventa più formale, più educato. In Italia si usa spesso il lei, cioè la forma di cortesia. Esatto. Se parlate con un avvocato o con la sua segretaria, dovete usare frasi un po' più rispettose. Per esempio, avrei bisogno di un appuntamento. Oppure, vorrei fissare un appuntamento con l'avvocato. Perfetto. Adesso facciamo finta che io sia una persona che ha bisogno di una consulenza legale. E tu, Marta, sei la segretaria di uno studio elegante e super professionale. Studio Legale Ferretti. Buongiorno. Sono Marta. In cosa posso esserle utile? Buongiorno signora, mi chiamo Luca Bianchi. Avrei bisogno di un appuntamento con l'avvocato Ferretti per una consulenza. Certamente, signor Bianchi. Di che tipo di consulenza si tratta? È una questione contrattuale. Capisco. L'avvocato è disponibile martedì alle 11:30, oppure giovedì alle 15. Quale preferisce? Giovedì alle 15 va bene. Perfetto, giovedì alle 15. Le chiedo un recapito telefonico, così in caso di cambiamenti la possiamo contattare. Sì, certo, 3423546. Grazie. Prima dell'appuntamento, le chiediamo gentilmente di portare tutti i documenti relativi al contratto. Va bene, porto tutto. Grazie mille per l'aiuto. È stato un piacere. La aspettiamo giovedì alle 15. Buona giornata. Buona giornata a lei. Arrivederci. Ok, questa era una chiamata davvero realistica. Come avete sentito, il tono è diverso dal medico, più formale, più professionale. In Italia, la formalità è importante in certe situazioni. Rivediamo insieme le frasi più utili. Avrei bisogno di un appuntamento. Vorrei fissare un appuntamento con l'avvocato. Di che tipo di consulenza si tratta? È disponibile martedì alle 11:30. Le chiedo un recapito telefonico. Porti i documenti relativi al contratto. E ricordate che quando parlate con uno studio legale o con un professionista, è normale usare la forma di cortesia lei, la, le. Per esempio, la posso aiutare? Le serve altro? Ripetiamo, le serve altro? Molto bene. E ora torniamo alla vita quotidiana. Perché la prossima telefonata riguarda una delle cose più comuni in assoluto. Prenotare un appuntamento dal meccanico. Eh sì, quando la macchina fa un rumore strano, il meccanico diventa il nostro migliore amico. E ci sono frasi molto utili che dovete conoscere. Eccoci con un'altra situazione molto comune in Italia. Prenotare un appuntamento dal meccanico. Quando un'auto ha un problema, spesso bisogna chiamare l'officina per fissare un controllo. Sì, e ci sono alcune frasi molto pratiche che servono sempre. Per esempio, ho un problema alla macchina. Ripetiamo insieme, ho un problema alla macchina. Oppure, vorrei portare l'auto a far controllare. Ok, facciamo la telefonata. Io sono il cliente, tu la segretaria dell'officina. Officina Autoservice. Buongiorno. Sono Marta. Dica pure. Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi.
Ho un problema alla macchina e vorrei prenotare un controllo. Capisco. Di che tipo di problema si tratta? C'è un rumore strano quando accendo il motore. Va bene. Possiamo vederla mercoledì mattina alle 9 oppure venerdì alle 14. Quale preferisce? Mercoledì mattina alle 9 va benissimo. Perfetto. Mi dice il modello dell'auto? Sì, è una Fiat Panda. Grazie. Le ricordo di portare il libretto di circolazione. Va bene, lo porto. Allora la aspettiamo mercoledì alle 9. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. A mercoledì. Questa telefonata è proprio tipica. E le parole importanti sono motore, libretto di circolazione, controllo, problema alla macchina. E la frase più utile in assoluto. Vorrei prenotare un controllo. Ok, adesso che l'auto è sistemata, passiamo alla prossima situazione super comune. Prenotare un appuntamento in banca. La banca è un luogo un po' formale, come lo studio dell'avvocato. Spesso, per aprire un conto, chiedere informazioni o risolvere un problema, bisogna prendere un appuntamento. Sì, e le frasi tipiche sono: vorrei fissare un appuntamento in banca. Oppure, ho bisogno di parlare con un consulente. Adesso facciamo una simulazione. Tu sei l'impiegata della banca, io il cliente. Banca Italiana. Buongiorno. Sono Marta. Come posso aiutarla? Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi e avrei bisogno di fissare un appuntamento. Certamente. Per quale motivo? Vorrei aprire un conto corrente e chiedere alcune informazioni. Ripetiamo, conto corrente, conto corrente. Va bene, nessun problema. Il consulente è disponibile martedì alle 10:30 oppure giovedì alle 16. Quale giorno preferisce? Giovedì alle 16 va bene. Perfetto. Le chiedo un documento di identità al suo arrivo. Ripetiamo insieme. Documento di identità. Sì, certo. Porto tutto. Il nostro ufficio è in via Roma 45, secondo piano. Lo trova facilmente. Perfetto, grazie mille per le informazioni. Grazie a lei. L'aspettiamo giovedì alle 16. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Anche qui è importante ricordare il tono più formale e le parole chiave. Conto corrente, consulente, documento di identità, fissare un appuntamento. Molto bene. E ora continuiamo il nostro viaggio nella vita reale. Perché la prossima situazione è molto comune per chi vive in Italia. Prendere un appuntamento dal parrucchiere oppure dal ristorante. Ma prima di arrivarci, c'è un'altra ancora più importante, il dentista. Ora arriviamo a una delle telefonate più temute dagli italiani. Il dentista. Quando c'è un mal di denti, un controllo o una pulizia, bisogna sempre fissare un appuntamento. Sì, e spesso al telefono con il dentista si usano frasi molto specifiche. Per esempio, vorrei prenotare una visita di controllo. Ripetiamo, visita di controllo. Oppure una frase molto importante. Ho dolore a un dente. Ripetiamo insieme, dolore. Ok, ora facciamo la simulazione. Io sarò l'assistente dello studio dentistico e tu il paziente. Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi e vorrei prenotare una visita di controllo. Buongiorno, signor Bianchi. Certo. Ha un problema urgente o è solo un controllo? È più un controllo, ma ho anche un po' di dolore a un dente. Capisco. Allora è meglio farle una visita completa. Ripetiamo, visita completa. Va benissimo. Allora vedo subito le disponibilità. Possiamo fissare lunedì alle 9:30 oppure mercoledì alle 15. Quale preferisce? Lunedì alle 9:30 va bene. Perfetto. Ricordi di portare la tessera sanitaria e, se ne ha una, la precedente radiografia. Ripetiamo. Tessera sanitaria. Radiografia. Sì, certo. Porto tutto. Ottimo. La visita durerà circa 30 minuti. Ci vediamo lunedì alle 9:30. Grazie mille, buona giornata. Arrivederci e buona giornata. Questa era proprio una chiamata tipica dal dentista. Le parole utili sono dolore, visita completa, radiografia, problema urgente. Molto bene.
La prossima situazione invece riguarda il lavoro. Una telefonata a un'agenzia interinale, cioè un'agenzia per trovare lavoro. Molte persone che arrivano in Italia e cercano un lavoro chiamano un'agenzia interinale, come Adecco, Manpower, Sinergie. E spesso non sanno quali frasi usare. Per questo oggi facciamo anche questa situazione. Una frase molto utile è: vorrei avere informazioni sulle offerte di lavoro. Ripetiamo: offerte di lavoro. Oppure, vorrei fissare un appuntamento per un colloquio. Allora facciamo la scenetta. Io sarò l'operatrice dell'agenzia e tu il candidato. Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi. Vorrei avere informazioni sulle offerte di lavoro e, se possibile, fissare un appuntamento. Buongiorno. Certo. Ha già inviato il curriculum. Ripetiamo: curriculum. Sì, l'ho inviato ieri tramite email. Perfetto. Abbiamo alcune posizioni aperte che potrebbero interessarle. Possiamo fissare un colloquio domani alle 11 oppure venerdì alle 14:30. Quale preferisce? Venerdì alle 14:30 va bene. Perfetto. Le ricordo di portare un documento di identità e, se possibile, alcune referenze. Ripetiamo: referenze. Sì, certo. Porto tutto. Il colloquio si terrà nella nostra sede in via Milano 12, secondo piano. Arrivi qualche minuto prima. Perfetto. Grazie mille. Grazie a lei. A venerdì. Questa telefonata è molto utile per chi cerca lavoro in Italia. Le parole chiave sono curriculum, colloquio, referenze, offerte di lavoro. E adesso, continuiamo. Perché nella vita quotidiana ci sono ancora tante telefonate da fare. Al parrucchiere, a un operatore telefonico, a un ristorante, e tanto altro. Adesso passiamo a una situazione molto utile per chi vive in Italia. Chiamare un'agenzia immobiliare per vedere un appartamento. Esatto. E qui ci sono frasi molto comuni da usare al telefono. Come: vorrei vedere un appartamento in affitto. Ripetiamo: appartamento in affitto. Oppure, è disponibile per un sopralluogo? Ripetiamo insieme, sopralluogo. Ok, facciamo la simulazione. Io sarò l'agente immobiliare. Tu il cliente. Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi. Vorrei vedere un appartamento in affitto in centro città. Buongiorno signor Bianchi. Certo, ha già visto l'annuncio online o vuole informazioni generali? Ho visto l'annuncio su internet e mi piacerebbe fissare un sopralluogo. Perfetto. L'appartamento è disponibile martedì alle 17 oppure giovedì alle 11. Quale preferisce? Giovedì alle 11 va bene. Bene. Le chiedo un numero di telefono per confermare l'appuntamento. Ripetiamo: numero di telefono. Sì, certo, 3, 4, 7, eccetera. Grazie. L'appartamento è in via Verdi 25, secondo piano. Porti con sé un documento di identità. Ripetiamo: documento di identità. Va bene, porterò tutto. Grazie mille. A giovedì. Arrivederci. Questa telefonata è molto utile perché ci insegna frasi pratiche come: vorrei vedere un appartamento. È disponibile per un sopralluogo? Le chiedo un numero di telefono. Ripetiamo lentamente insieme. Vorrei vedere un appartamento. È disponibile per un sopralluogo? Le chiedo un numero di telefono. E adesso una situazione che capita a tutti. Chiamare un operatore telefonico per problemi con internet, linea fissa o mobile, oppure per cambiare piano tariffario. Sì, e qui dobbiamo usare frasi molto chiare e precise. Per esempio, vorrei segnalare un problema con la linea internet. Oppure: vorrei modificare il mio piano tariffario. Ok, facciamo la telefonata. Io sarò il cliente, tu l'operatrice. Servizio clienti. Buongiorno. Sono Marta. Come posso aiutarla? Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi. Vorrei segnalare un problema con la linea internet. La connessione cade spesso. Mi dispiace per il disagio, signor Bianchi. Per favore, può fornirmi il suo numero di contratto? Ripetiamo: numero di contratto. Certo, il numero è 1234. Grazie. Vediamo subito. Possiamo fissare un intervento tecnico a domicilio giovedì mattina alle 10.
oppure venerdì pomeriggio alle 15. Quale preferisce? Giovedì mattina alle 10 va bene. Perfetto. Le ricordo di tenere vicino il modem e la fattura più recente. Ripetiamo, modem e fattura. Va bene, grazie. L'intervento durerà circa un'ora. Riceverà un SMS di conferma oggi stesso. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci e grazie mille. In questa chiamata abbiamo imparato frasi chiave. Vorrei segnalare un problema. Il numero di contratto. Fissare un intervento tecnico. Ripetiamole lentamente insieme. Vorrei segnalare un problema. Il numero di contratto. Fissare un intervento tecnico. Perfetto. E adesso siamo pronti per le ultime due situazioni della nostra lunga giornata di telefonate italiane. Ristorante, elettricista idraulico. Adesso passiamo a una situazione più piacevole. Prenotare un tavolo al ristorante. Sì. Qui le frasi sono semplici ma molto utili. Per esempio, vorrei prenotare un tavolo per 2 persone. Ripetiamo insieme. Tavolo per 2 persone. Oppure, a che ora preferite arrivare? Ok, facciamo la simulazione. Io sono la receptionist del ristorante. Tu il cliente. Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi. Vorrei prenotare un tavolo per 2 persone per venerdì sera. Buongiorno signor Bianchi. A che ora desidera venire? Alle 20 va bene. Perfetto. Un tavolo per 2 alle 20 di venerdì. Posso avere un numero di telefono per conferma? Certo, 347511452. Grazie. Le confermo che il tavolo è prenotato. Perfetto, grazie mille. Arrivederci e buona giornata. Questa telefonata è molto semplice, ma ci insegna alcune frasi chiave. Vorrei prenotare un tavolo. Per quante persone? A che ora preferite arrivare? Ripetiamo insieme. Vorrei prenotare un tavolo. Per quante persone? A che ora preferite arrivare? E finalmente, l'ultima situazione della nostra lunga giornata. Chiamare un elettricista o un idraulico per un problema in casa. Sì. Queste telefonate sono molto comuni. Le frasi tipiche sono: vorrei fissare un intervento a domicilio. C'è un problema con l'acqua, luce. Ok, simuliamo la telefonata. Io sono il cliente, tu l'operatrice. Servizio tecnico. Buongiorno. Sono Marta. Come posso aiutarla? Buongiorno, mi chiamo Luca Bianchi. Vorrei fissare un intervento a domicilio. C'è un problema con il lavandino, perde acqua. Capisco. Signor Bianchi. Per favore, può darmi il suo indirizzo completo? Via Roma 25, secondo piano. Perfetto. Possiamo venire domani alle 9 o giovedì alle 14. Quale preferisce? Domani alle 9 va benissimo. Perfetto. L'intervento durerà circa un'ora. Prepari con sé eventuali istruzioni o manuali del rubinetto, se disponibili. Va bene, grazie mille. Grazie a lei. Arrivederci e buona giornata. Ecco fatto. Abbiamo completato tutte le 12 situazioni della nostra giornata di telefonate italiane. Le frasi chiave da ricordare. Vorrei fissare un intervento a domicilio. C'è un problema con. Può darmi il suo indirizzo completo? Se vi è piaciuto questo episodio, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, scrivere un commento con la situazione che volete esercitare di più. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani con un nuovo episodio di Italian Podcast. Buona giornata a tutti e buon italiano!